Poco più a sud dell'Europa, poco più a ovest dell'Africa, è proprio nel mezzo dell'Oceano Atlantico che sorge uno degli arcipelaghi più conosciuti e visitati, le Isole Canarie. 7 sono le isole principali di origine vulcanica che compongono questa comunità autonoma della Spagna, una meta unica nel suo genere per la bellezza e la varietà dei suoi paesaggi naturali, pronta ad accogliere i visitatori durante tutto l'anno. La loro posizione permette infatti agli alisei dell'Atlantico di mitigare il clima in ogni stagione, con estati calde ma ventilate e inverni tutt'altro che rigidi. Le Canarie sono isole ideali non solo per un classico turismo balneare, ma ben si prestano anche ad essere esplorate dai viaggiatori più curiosi e avventurosi, dai viaggiatori che amano ritrovare tutti gli ingredienti di una meta dal fascino esotico. E per gli amanti invece dei viaggi on the road a contatto con la natura, non c'è modo migliore che esplorarle a bordo di un camper. In questo caso ci possono essere due soluzioni principali: traghettare direttamente dalla Spagna in modo da portare con sé il proprio mezzo, oppure arrivare in loco in aereo e affittare un veicolo ricreazionale presso una delle compagnie di noleggio locali, proprio come abbiamo fatto noi per iniziare questa nuova avventura. Un viaggio che ci porterà alla scoperta di alcune delle isole principali di questo stupendo arcipelago. Il nostro viaggio inizia da una delle isole più orientali dell'arcipelago, un luogo davvero unico nel suo genere, Lanzarote, meglio conosciuta anche come l'isola dei vulcani. Ma prima di partire alla sua scoperta vi voglio presentare anche velocemente il nostro fedele compagno di viaggio, che ci accompagnerà durante le prime 2 puntate di questa nuova avventura, il Jotti Line Siena 330. Si tratta di un semintegrale compatto, lungo appena 599 cm, un mezzo dunque ideale per esplorare queste isole, ma al suo interno riesce ad ospitare anche fino a 3 persone, grazie a un letto matrimoniale posteriore alla francese e un letto singolo basculante. Ma non voglio soffermarmi oltre sugli aspetti tecnico-costruttivi di questo modello. Questa volta in realtà vi vogliamo portare assieme a noi alla scoperta delle bellezze di queste isole meravigliose. Pensandoci però, forse questa volta un aiutino mi sarebbe veramente comodo. Ma intanto mi avvio, poi magari sento la redazione se mi manda qualcuno al volo in aiuto. Ma ciao Andrea, ma che ci fai qua? Ho saputo che avevi bisogno di aiuto, ho visto che eri a Lanzarote e ho detto mica posso lasciarlo da solo in questa avventura. Ti me lo dai un passaggio? Beh, ma sì dai, un po' di posto c'è qua dentro, salta su! Cavolo. Lanzarote è un'isola ricca di fascino, dalla geologia davvero straordinaria. È infatti un'isola popolata da centinaia di coni vulcanici e distese di campi di lava nera. Dichiarata geoparco dall'UNESCO, Lanzarote vanta splendide spiagge, imperdibili luoghi di interesse turistico-culturale e molte opportunità per praticare escursioni a piedi o in bicicletta, o meglio ancora, per dedicarsi al surf o alle immersioni. Ma se guardata sotto un altro punto di vista, Lanzarote può sembrare anche una gigantesca opera d'arte, con il suo tipico paesaggio punteggiato da case bianche, un gran numero di sculture e progetti architettonici davvero unici. Una terra selvaggia, nella quale l'artista César Manrique, originario proprio di Arrecife, il capoluogo dell'isola, ha sicuramente lasciato un segno indelebile. Dagli anni 60 infatti César Manrique iniziò a preoccuparsi dell'architettura locale. Da un lato creò una collezione di opere architettoniche studiate per fondersi armoniosamente con il paesaggio, diventandone così parte del suo fascino, e dall'altro accese la sensibilità verso il territorio nei suoi compaesani.
E il nostro viaggio alla scoperta di Lanzarote non poteva che partire da una delle sue creazioni architettoniche più significative, il Mirador del Rio, costruito nella parte più settentrionale dell'isola sulla cima del Risco de Famara, a 475 metri di altitudine, da dove si può contemplare uno dei panorami più spettacolari di Lanzarote. Dalla cima del Mirador del Rio la vista si apre sulla spettacolare e desertica pista della Grafiosa, considerata una delle riserve marine più grandi d'Europa, ed è separata dall'isola di Lanzarote solamente da una piccola striscia di mare, chiamata El Rio. Per la sua posizione strategica in passato questo luogo vantò un ruolo difensivo, ma negli anni 70 César Manrique decise di convertire ingegnosamente questa postazione militare in uno dei punti panoramici più scenografici dell'isola. Oggi si può passeggiare tra ambienti rigorosamente imbiancati a calce e contraddistinti da uno stile molto particolare, vetrate panoramiche e numerose terrazze esterne. Lasciamo questa cima per scendere verso la costa nord e raggiungere alcune delle spiagge più belle di questa zona. Prima tappa è Playa de la Canteria, un piccolo angolo di pace vicino al villaggio di Orzola, protetta dalla maestosa scogliera di Famara. Questa spiaggia viene considerata come una mecca dagli amanti del surf, ma rappresenta anche un luogo ideale per evadere in totale tranquillità. Dirigendosi verso est inizia un susseguirsi di cale immersi in una natura costellata di roccia lavica, tra le quali spicca Playa Caletón Blanco, un nome perfetto per la sabbia bianca caratteristica del luogo. È una piscina naturale di acqua cristallina, ma fate attenzione però ad arrivarci con l'alta marea. A ridosso della spiaggia si trova anche un comodo parcheggio, perfetto per dormire in camper fronte mare in assoluta tranquillità. Buongiorno mondo! Scendendo lungo la costa a nord-est dell'isola si incontrano alcune delle attrazioni principali di Lanzarote. La prima è rappresentata dalla magia di un lago sotterraneo, Los Jameos del Agua. Quando circa 5.000 anni fa, in seguito a un'eruzione vulcanica, la colata lavica creò questa grotta, l'oceano si infiltrò al suo interno. Prese così forma lo spettacolare lago che risplende oggi in questa cavità, nonché habitat naturale di una specie molto particolare di granchio albino. Jameos del Agua, una fantastica grotta vulcanica dove respirare un po' di tranquillità, in un'atmosfera davvero suggestiva, avvolti nel silenzio e accompagnati ogni tanto da una melodia di sottofondo davvero sublime. Il complesso di Los Jameos del Agua è opera dell'artista César Manrique. Accanto alla grotta, sempre scavato nella roccia, è stato ricreato un giardino di palme con un lago artificiale, mentre una seconda caverna accoglie un auditorium che ospita concerti ed eventi, sfruttando l'acustica della grotta vulcanica. Ma le tracce di César Manrique non finiscono qui. Sempre in questa zona si trova anche il famoso Jardín de Cactus. Si tratta di un giardino botanico che accoglie più di 1400 specie di cactus di tutto il mondo, tra cui passeggiare lungo sentieri lastricati. Cactus ne abbiamo? Un mulino a vento svetta dall'alto di uno sperone di roccia nera.
ed è uno dei posti migliori per ammirare il panorama sul giardino, costruito a forma di anfiteatro all'interno di una vecchia cava. Che spettacolo, ragazzi! Nella vicina Arrieta è quasi d'obbligo fare una veloce sosta per ammirare una costruzione unica nel suo genere per l'isola, Casa La Juanita, soprannominata anche The Blue House, una delle poche costruzioni a non essere dipinta con il caratteristico colore bianco lanzarotegno. Il suo passato è legato a una storia triste, ma oggi risplende con i suoi colori accesi lungo il tranquillo porticciolo di Arrieta. Quella macchia bianca laggiù, in mezzo alle palme, è la piccola e tranquilla cittadina di Aria, leggermente spostata verso l'entroterra. Il villaggio di Haria si trova infatti nel cuore della valle de las Mil Palmeras, uno dei palmeti più rigogliosi dell'arcipelago canario, immerso in un tranquillo paesaggio rurale. Si dice che un tempo gli abitanti del luogo piantassero delle palme in occasione di ogni nuova nascita. Il suo cuore non è grande, ma come non concedersi una passeggiata nella lunga piazza pedonale ombreggiata da alberi di eucalipto e nelle viette circostanti. Immergendosi nelle pianure dell'entroterra si incrocia la deliziosa cittadina storica di Teghise, uno dei primi villaggi fondati nell'intero arcipelago delle Isole Canarie, nonché capoluogo di Lanzarote fino a metà dell'Ottocento. Cittadina dal passato nobile e signorile, Teghise è uno degli insediamenti che hanno scritto le pagine più importanti della storia di Lanzarote. Il suo centro, dall'inconfondibile colore bianco, conserva una serie notevole di edifici dal grande valore storico e artistico, disposti attorno alla pittoresca piazza centrale. Riprendiamo la strada per raggiungere la costa ovest dell'isola e più precisamente il piccolo villaggio di pescatori di Caleta de Famara, una delle località più belle e meno sviluppate dell'isola di Lanzarote. Un luogo rimasto saldamente ancorato alle sue tradizioni. Molto frequentato dalla spumeggiante comunità di surfisti, questo villaggio in riva al mare è immerso in un'atmosfera giovane e davvero molto particolare, grazie anche alla scenografica e chilometrica striscia di sabbia dorata che si estende a lato del centro abitato, fino a raggiungere le maestose pareti vulcaniche del Risco de Famara. È la famosa Playa de Famara, un vero paradiso per gli amanti del kitesurf e del windsurf, grazie all'incessante vento che soffia senza sosta, regalando alcune tra le migliori onde delle Canarie. Ho sempre sognato di imparare a fare surf, soprattutto in posti naturali meravigliosi come questo. Chissà, magari un giorno riuscirò a cimentarmi anche. Basta dunque arrivare nel tardo pomeriggio per assicurarsi un posto in prima fila di fronte a questo spettacolo e dormire in camper accompagnati dal suono delle onde. Siamo ora pronti per raggiungere uno dei luoghi più suggestivi e famosi di Lanzarote, il Parco Nazionale di Timanfaya, nato come risultato di continue eruzioni vulcaniche avvenute nel corso del Settecento.
Oltre 5.000 ettari di vulcani e campi di lava si estendono lungo la costa occidentale dell'isola di Lanzarote, formando uno degli spettacoli visivi più pittoreschi delle Canarie. Chilometri e chilometri di paesaggio lunare incontaminato dalla mano dell'uomo, dove né la vegetazione né il clima hanno avuto il tempo e il modo di cambiare la bellezza di questa terra. Siamo arrivati nel cuore de las Montañas de Fuego, nel Parco Nazionale di Timanfaya. Guardate che panorama! È possibile fare delle escursioni guidate all'interno del parco a piedi o in sella a un dromedario, ma il modo migliore è quello di raggiungere la principale struttura presente, un ristorante con punto panoramico, progettato proprio da César Manrique, punto di partenza per una gita in autobus lungo uno scenografico percorso di 14 km che si snoda nel cuore di questo parco, con viste davvero mozzafiato. E una volta rientrati dal tour, eppure per cucinare viene sfruttato il calore di questa terra vulcanica. Che dite, un pranzetto? Non molto distante dal Parco Nazionale di Timanfaya si estende un altro volto tipico dell'isola di Lanzarote, la regione dei vigneti. Stiamo percorrendo la LZ30, meglio conosciuta come la strada dei vini di Lanzarote, che corre proprio nel mezzo dei suoi particolarissimi vigneti. Lo spettacolo che si apre davanti agli occhi è davvero emozionante. Ci si ritrova immersi in un'atmosfera quasi surreale, circondati da un paesaggio che sembra catapultarti in un'altra dimensione. Sconfinati tappeti di terra nera si susseguono l'uno dopo l'altro, dove distese di bassi muretti a secco proteggono dal vento le piante di vite, che quasi per magia spuntano rigogliose dal terreno. E all'ora del tramonto, come non fermarsi in una delle cantine che si incontrano lungo la strada, per degustare il nettare di queste terre vulcaniche, un buon calice di vino. Siamo giunti nella parte meridionale di Lanzarote e più precisamente nel piccolo borgo di El Golfo, un pittoresco insieme di case bianche annidate lungo la costa sud-occidentale dell'isola. È noto per la sua atmosfera calma e rilassata, un luogo ideale per mangiare del buon pesce in uno dei numerosi ristorantini lungomare. La strada che attraversa il piccolo centro finisce in un parcheggio circondato da rocce laviche, perfetto anche per la sosta notturna in camper. Ma questa località è nota soprattutto per il vicino Charco de los Clicos, il famoso lago verde di Lanzarote. Il cratere di un vulcano immerso nell'Oceano Atlantico ha infatti creato questo spettacolo naturale, ricco di contrasti cromatici. Il colore verde del lago è causato dalle alghe che si trovano sul fondo, ed è abbracciato da un lato da scogliere dal colore rossastro e dall'altro dalla grande spiaggia di sabbia nera di El Golfo. Bello, per essere verde, yeah. Poco più a sud, prima di arrivare al grosso centro di Costa Calma, ci si imbatte nelle scenografiche Salinas de Janubio. I contorni neri, ocre e rossastri della lava vulcanica, il tradizionale tessuto architettonico delle saline, le tracce rosa del sale e gli antichi mulini che servivano a trasportare l'acqua creano un quadro davvero suggestivo. Le saline di Janubio sono le più estese delle isole Canarie e ancora oggi continuano a produrre il prezioso oro bianco.
Quello alle mie spalle è l'ingresso ufficiale al parco naturale de Los Ajaches. Da qui infatti una lunghissima strada sterrata vi porterà ad alcune delle più belle e imperdibili spiagge di Lanzarote. Questo parco naturale, che si estende nell'estremo sud dell'isola, vanta qualche chilometro di costa selvaggia, sulla quale si affacciano spiagge dorate e bagnate da acque cristalline, alcune raggiungibili via strada, altre solamente a piedi. La prima che si incontra è Playa Mujeres, un angolo di paradiso protetto di sabbia finissima, dove con un po' di fortuna i viaggiatori on the road riescono ad assicurarsi uno scenografico posto con vista, fronte mare. La strada finisce invece nel grande parcheggio sulla scogliera nei pressi di una delle spiagge più famose di Lanzarote, Playa del Papagayo. Una caletta piccola e riservata, ma di una bellezza mozzafiato, che seduce con la sua forma a mezzaluna lambita da acque trasparenti che rimangono calme per tutto il giorno, così da creare una piscina naturale. Un luogo che diventa ancor più suggestivo al tramonto, magari godendosi un buon aperitivo con vista. Ci troviamo dunque al cospetto della meravigliosa Playa del Papagayo, che rappresenta il punto più a sud dell'isola di Lanzarote ed è immersa in un paesaggio desertico davvero mozzafiato. Un luogo perfetto dunque per godersi questo parco naturale, nonché per praticare sia la sosta libera in camper, sia per appoggiarsi all'unico campeggio presente sull'isola, purtroppo aperto solamente durante la stagione estiva. In lontananza, coperta dalla foschia creata dalla calima, si intravede anche la vicina isola di Fuerteventura, nostra prossima tappa di questo tour in camper alla scoperta delle Canarie. Ci imbarcheremo infatti al vicino porto di Playa Blanca direttamente in camper per raggiungerla con una breve traversata. Questa però è un'altra storia. Che altro dire quindi? Siamo giunti alla fine del primo capitolo di questo tour alla scoperta delle isole Canarie e con questa vista a mozzafiato non possiamo che augurarvi buon viaggio e arrivederci alla prossima puntata. Biglietti per il traghetto per Fuerteventura comprati online. Ora siamo al porto, in attesa di imbarcarci. Fra poco inizia una nuova avventura. Seguiteci!